Riprendiamo l'autobus per rientrare in città, ma ci fermiamo nella zona di Portovecchio, che ormai da molti anni è in fase di riqualificazione. Alcuni edifici dei vecchi magazzini sono stati ristrutturati, ma molti aspettano ancora di essere riportati allo splendore degli anni in cui questa città era uno dei porti più importanti e attivi d'Europa. L'immaginario scientifico occupa un magazzino recuperato. All'interno, il Museo della Scienza ha un'interessante esposizione, soprattutto per i ragazzi. Per comprendere complicati fenomeni di fisica, matematica o chimica, ci sono strumenti che si possono toccare, con cui è possibile interagire per osservare e per capire fenomeni naturali che ci sembrano impossibili. Dopo un po' di cultura scientifica, riprendiamo la strada verso il centro per una piacevole passeggiata e ci fermiamo sul Canal Grande. Questo canale, realizzato nel 1700, è ancora oggi navigabile, anche se ne rimane solo una piccola parte. La chiesa di Sant'Antonio Traumaturgo si affaccia imponente sul canale con le sue colonne massicce. La navata centrale è ampia e luminosa, con quadri di pregio e statue dei martiri di Trieste. A lato del canale, il tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità ha spettacolari mosaici in stile bizantino. 4 campanili con cupole azzurre e una centrale più grande che domina l'edificio. Ma è arrivata l'ora di pranzo e sulle rive di Trieste ci si può fermare per un pranzo veloce, a base di focacce preparate in tante varianti. E dopo un buon caffè si riprende la visita. C'è ancora molto da vedere. Per raggiungere la cima del Colle di San Giusto decidiamo di prendere l'autobus Open Tour, compreso nell'FVG Card. E dopo circa mezz'ora arriviamo nel bel mezzo di un museo a cielo aperto. I resti di una città romana del I secolo d.C., con colonne e reperti, sono rimasti qui a testimoniare il glorioso passato romano di questa città, che all'epoca si chiamava Tergeste. Il monumento dei caduti in bronzo domina tutto il sito archeologico. Proprio in cima al colle, la cattedrale di San Giusto è dedicata al santo patrono di Trieste e attualmente quella che vediamo è il risultato dell'unificazione di 2 chiese più piccole realizzata nel 1300. Il risultato è una cattedrale maestosa di ben 5 navate. Il soffitto della navata centrale è originale del 1300, mentre il resto è frutto di diversi interventi fatti in secoli più recenti. La particolarità della cattedrale sta nelle navate laterali, dove troviamo altri 2 altari derivanti dalle 2 chiese originarie. A destra l'altare di San Giusto con Gesù che benedice, tra San Giusto e San Servolo. A sinistra l'altare della Santa Maria Assunta, dove Maria con il bambino si trova tra 2 arcangeli e i 12 apostoli. Dalla cattedrale, in pochi minuti a piedi, si arriva al castello di San Giusto. Attraversato il ponte levatoio, si accede all'atrio d'ingresso di una fortezza del 1382.
voluta dagli imperatori austriaci per proteggere la città. Percorrendo un tratto del camminamento di Ronda si arriva a un bel cortile su cui si affaccia la casa del capitano, abitata dal 1400 al 1700 dai capitani imperiali austriaci. Salendo una breve scalinata si arriva all'armeria, con una ricca esposizione di armi da guerra, come alabarde, fucili e spade, disposte in ordine di tempo. Ritornati all'esterno, attraversiamo ancora il cortile circondato dal camminamento di Ronda per entrare nel lapidario Tergestino. Una mappa ci indica tutti i punti dove sono stati ritrovati i reperti. Vi sono un centinaio di monumenti che venivano usati come pietre tombali e alcuni sarcofagi sono ancora ben conservati dopo migliaia di anni. Molte statue e oggetti sono stati ritrovati nel teatro romano già visto ai piedi del colle. Questi mosaici sono stati rinvenuti in una villa romana di Barcola, una zona sul mare fuori dal centro. Dall'alto del Colle di San Giusto, la vista della città di Trieste è davvero magnifica. Per scendere dal Colle di San Giusto, decidiamo di fare una passeggiata attraverso il Parco della Rimembranza. Questo parco commemorativo è stato voluto per ricordare tutti i triestini caduti durante le guerre. Attraversato il parco troviamo la Scala dei Giganti, che deve il suo nome all'esagerata altezza dei gradini di circa 50 cm di una scala costruita a metà del 1800. Quella che vediamo oggi è stata rifatta nel 1905 e ha 200 gradini di altezza adeguata per le persone normali come noi. A metà della discesa troviamo nel mezzo di un'abside una panchina solitaria, con davanti una piccola fontana. Scendiamo ancora la scalinata che ha 2 rampe identiche e troviamo un altro poggiolo in cui fermarsi proprio sopra la galleria, che 100 anni fa permetteva al tram di collegare il centro con la periferia della città. All of our dreams scattered here like fallen leaves. Riprendiamo l'autobus per rientrare in campeggio e troviamo il tram di Opicina purtroppo fermo in manutenzione. Peccato, ci sarebbe piaciuto fare un giro sul mezzo storico del 1902. Oggi, nell'ultima mattinata a nostra disposizione, riprendiamo un autobus per Opicina, a nord di Trieste, per visitare la famosa Grotta Gigante, sempre compresa nella FVG Card. Per questa visita la prenotazione è obbligatoria e noi scegliamo il primo orario disponibile alle 10 del mattino. Nell'ingresso, un piccolo spazio espositivo ci fornisce utili informazioni per prepararci alla visita della grotta, accompagnati in gruppo da una guida esperta. Inizia la discesa dei 500 gradini per raggiungere i punti di maggiore interesse e la visita dura circa un'ora.
All'interno la temperatura è di circa 11 gradi tutto l'anno e quindi si consiglia un abbigliamento adeguato e scarponcini. Tutto il percorso, di circa 850 metri, è dotato di corrimano di sicurezza, è adatto anche ai bambini e non presenta nessuna difficoltà. Essendo il Friuli un territorio sismico, una sonda simile a un cavo d'acciaio permette agli speleologi e sismologi di monitorare la grotta. L'interno della grotta, scoperta già nel 1840, è illuminato e questo ci permette di ammirare la roccia con tutte le sue caratteristiche. A circa 100 metri di profondità si apre davanti a noi un'enorme caverna, con le formazioni calcaree tipiche delle cavità del Carso triestino. Stalattiti e stalagmiti si lasciano fotografare in un ambiente davvero suggestivo, anche se è visitabile solo una parte. 1, 2, 3. Wow. Di nuovo. Once more. 1, 2, 3. Questo era perfetto. La guida, che parla italiano e inglese, ci sollecita a sperimentare l'ambiente che ci circonda e ci spiega che queste meravigliose concrezioni si sono formate in milioni di anni grazie all'azione dell'acqua e del carbonato di calcio in essa contenuto. I turisti hanno potuto entrare solo nel 1908 e la prima luce elettrica risale al 1957. Al termine della visita possiamo risalire in autonomia, fermandoci per fare una fotoricordo o dare un ultimo sguardo a questo meraviglioso mondo sotterraneo. Da Opicina passiamo al campeggio per riprendere il camper e lasciamo la città di Trieste, che con la sua storia e i suoi panorami ci ha regalato un'esperienza indimenticabile. Dopo pochi chilometri, però, ci vogliamo fermare al Sacrario Militare di Re di Puglia per rendere omaggio ai militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Costruito nel 1938, questo enorme monumento contiene oltre 100.000 corpi di valorosi soldati ed è il più grande cimitero militare italiano. Su ogni gradino è incisa la parola presente, che i militari sono abituati a pronunciare ad ogni appello, e simboleggia la dedizione alla loro missione. Davanti al monumento, un parallelepipedo centrale è la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, un eroe di guerra, con il primato di nessuna sconfitta sul campo e sepolto qui per sua precisa volontà. Ai lati del monumento, file di cipressi e il Parco della Rimembranza, ad incorniciare il monumento realizzato in pietra del Carso. Il 4 novembre di ogni anno, numerose autorità dello Stato italiano vengono qui a rendere omaggio ai caduti, dove si possono vedere ancora le trincee originali. Per concludere la visita alla meravigliosa città di Trieste, ci è sembrato doveroso fermarci in questo luogo silenzioso, per ricordare sempre l'orrore di tutte le guerre.